Vorresti realizzare una borsa portatrucchi? Sei alla ricerca di un tutorial per rimettere in ordine gli accessori della tua craft room? Avresti voglia di imparare a cucire il nastro sbieco? La chiusura rotonda con il doppio nastro ti incuriosisce? Ti permette infatti di aprire e chiudere la borsa con estrema facilità. Se hai voglia di cucire insieme a me questa borsa perfetta per il make-up, per la tua craft room e anche per la tua estate fai da te, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito, e benvenuto a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di sbirciare tutti gli altri miei canali social. La mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano Sara Poiese e poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore di tutorial dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, agli strumenti per il cucito, allo sfoglio delle riviste, allo shop e anche ai corsi online. E proprio parlando di corsi online, trovi anche la mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, la piattaforma per imparare a cucire online, meglio ovunque, dove puoi trovare tanti corsi in diretta dalla mia craft room dedicati al cucito sartoriale, al cucito creativo, alle tecniche per imparare a cucire, alla modellistica e ai cartamodelli e anche all'uncinetto e maglia. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo video tutorial dedicato al cucito creativo. È arrivata la stagione delle vacanze e dunque anche la stagione delle gite fuori porta e questa rounded makeup bag vuole essere perfetta per te se hai bisogno di riordinare alla perfezione i tuoi trucchi e dunque i prodotti di make-up, ma è perfetta anche se vuoi riordinare gli accessori nella tua craft room. Completamente aperta è molto capiente. Con un semplice tiraggio dei nastri potrai chiudere e riporre con estremo ordine ogni tipologia di accessorio. Ma torniamo alla nostra Rounded Makeup Bag e iniziamo a vedere il programma completo. Scopriremo infatti il cartamodello. Vedremo poi come si taglia questo cerchio in modo molto semplice. Scopriremo come si rifinisce il tessuto affinché non sfili nel tempo grazie alla tagliacuci e scopriremo anche perché si possono usare colori diversi nella tagliacuci e come. Applicheremo insieme il nastro sbieco alto, quello da 2,5 cm, perfetto come passante per i nostri nastri chiudi borsa. Arriveremo poi all'applicazione della patta superiore che chiuderemo con un bottone furbo e vedremo alla fine il progetto completato. Il cartamodello. Il cartamodello che scelgo lo realizzo con le mie mani. Infatti questo pattern rotondo è costituito da due parti, una prima patta, quella che vedi rosa, e un cerchio, quello che vedi azzurro. Fondamentalmente la patta rosa è un cartamodello, uno stampo largo 8 cm, alto 10,5 cm. Il centro ripiego stoffa è posto in basso, in modo tale che tu possa mettere in doppio il tessuto e tagliare una volta sola questa striscia che sarà già dunque foderata. Per quanto riguarda invece lo stampo del mio cerchio, prendo un foglio di carta formato A3. Il foglio di carta A3 è esattamente il doppio del foglio A4 e mi permetterà di creare un cerchio perfetto a questa sacca. Questa sacca può essere aperta grazie a questi nastri da bomboniera di raso e comodamente accessoriata con tutto quello che mi serve. Posso anche completarla con questa bella rifinitura di sbieco e soprattutto con questo trucco del nastro doppiato che mi permette di essere capace di aprire e chiudere la mia borsa con estrema facilità. Mi basta infatti tirare da un lato del tessuto e anche dall'altro lato del tessuto e la mia rounded bag si chiuderà in pochi istanti.
È molto semplice questa tecnica e te la consiglio anche per realizzare zainetti, sacche e qualsiasi altro accessorio di cucito creativo. È molto facile aprire e chiudere grazie anche al fatto che il nastro scelto è un nastro di raso da bomboniere, un tessuto dunque che scorre in maniera molto agevole. Per realizzare lo stampo del cerchio, fondamentalmente, ho appunto bisogno del foglio A3. Posso prendere le misure in due modi, con dei righelli piccoli o con delle squadre più grandi. Li vedremo entrambi. Anzitutto pieghiamo a metà il nostro foglio, in modo tale di poter giocare sul ripiego stoffa. Prendiamo poi un righellino come il righello 3x30 e andiamo a cercare il numero 21. Dobbiamo cercare proprio il cerchio. Infatti quella è la posizione centrale del righello che è largo 3 cm. La posizione centrale dunque sarà 1,5 cm. Questa posizione cerchiata ci indica il punto centrale che sarà il perno della creazione della nostra circonferenza, del nostro arco. Piano piano sposto il righello, sempre tenendo il numero 21 posizionato al centro del mio angolo. Sposto il righello piano piano e continuo a segnare la misura dei 21 cm. In questo modo ottengo un arco perfetto che poi potrò andare a tagliare. Se non ho il righellino ma ho la squadra centimetrata classica 15 x 30 cm, vado alla ricerca del numero 21 e vado a posizionare il numero 21 proprio nel margine della fine del mio cartamodello. Piano piano, tenendo sempre il numero 21 lì posizionato, vado a tracciare tutti i piccoli segmenti che creeranno il mio arco avente la misura di 21 cm. In questo modo ho creato uno stampo perfetto. Per il cartamodello della patta ho semplicemente bisogno di un rettangolo o, anche in questo caso, posso munirmi direttamente della squadra per prendere accuratamente le misure anche direttamente su stoffa. In questo modo ti accorgi che è molto semplice realizzare i progetti di cucito creativo, sia che tu voglia usare i righelli, sia che tu voglia usare le squadre, sia che tu abbia un cartamodello cartaceo con te, oppure che tu lo debba tracciare direttamente su tessuto. Il taglio del tessuto. Per tagliare il tessuto vado a prendere il mio tessuto con un trucco particolare. Il mio tessuto dovrà essere piegato in quattro. Vuol dire che dovrò prendere la prima parte e piegarla, prendere la seconda parte e piegarla di nuovo. L'effetto che devo ottenere è esattamente questo, con questa ripiegatura da questo lato e questa ripiegatura da quest'altro lato. Vado a applicare sopra il cartamodello che ho creato e vado a disegnare con la penna evanescente il margine che dovrò tagliare. Questa penna evanescente scompare a contatto con l'aria, pertanto dopo un po' di tempo non la vedrò più. È una soluzione molto comoda per progetti che non intendo bagnare con acqua. Se non vado ad usare la penna per tessuti e il cartamodello, posso comunque utilizzare la penna per tessuti e tracciare direttamente con il righello o con la squadretta la misura che abbiamo visto poc'anzi. Con gli spilli vado a bloccare tutti i lati del mio tessuto, o meglio, tutti gli strati. In questo modo la stoffa non si sposterà quando dovrò andare a tagliarla. Io utilizzo sempre un piano di taglio nelle mie operazioni di cucito creativo. In tal caso ti consiglio di usare un rotary cutter da 45 mm. Il taglio sarà preciso, pulito. Altrimenti, se non hai un piano di taglio e non hai il rotary cutter, puoi utilizzare una forbice, purché sia una forbice da sarta. La forbice da sarta infatti ha un'impugnatura molto più comoda, molto più agevole ed effettua un taglio molto più preciso nel tessuto. Alla fine del taglio principale, ricordati di tagliare delle piccole tacche di riferimento in prossimità delle piegature degli angoli del tuo cartamodello. Questo ti aiuterà ad identificare i cosiddetti quarti di riferimento del tuo cerchio. Proviamo a tagliare adesso con il rotary cutter. È molto semplice, metto il tessuto in doppio per la patta superiore, appoggio il cartamodello e vado a tagliare direttamente con il rotary cutter vicino
al margine del cartamodello stesso. Il taglio è secco, netto, preciso. Posso pertanto anche ruotare la stoffa stessa e completare le operazioni di taglio nel verso che più mi viene comodo. Utilizzare un rotary cutter è veramente una soluzione rapida ed estremamente precisa. In men che non si dica, ho creato lo stampo della mia patta e il tessuto della mia rounded bag. Rimuovo gli spilli e sono pronta per passare allo step successivo. La tagliacuci. La tagliacuci amore e odio, ma ti svelerò un bel trucco. Segna con la penna per tessuti evanescente i quarti di centratura. Questo ti aiuterà a riconoscere la perfetta simmetria di ogni punto di riferimento della tua borsa. Infatti, quando applicheremo poi il nastro sbieco e anche la patta, questo dettaglio ci verrà molto utile. Cosa fare quando non ho tutti i fili dello stesso colore per la tagliacuci? Scegli il filo di colore più scuro nella posizione del lago, mentre scegli i fili di colore più chiaro nel crochet superiore e inferiore. Io in questo caso ho scelto il Mini King, filato specifico per tagliacuci, che vado a settare su tutti i filati, con la differenza che questa volta in tagliacuci andrò a portare la levetta dell'orlino arrotolato verso il basso. La leva per fare i foulard è la levetta che mi permette di ottenere delle sorfilature molto più pulite, molto più piccoline, molto più invisibili. In questo modo, infatti, ogni cerchio, ogni curva lo trasformeremo in un piccolo segmento diritto. Hai capito bene? Sorfilare con la modalità orlo arrotolato un cerchio è molto più facile che sorfilarlo con una sorfilatura alta. Ogni tot centimetri mi fermo e proseguo nella successiva sorfilatura. Dunque il cerchio non sarà più una curva continua, ma tanti piccoli momenti di sorfilatura. Con questa tecnica di sorfilatura piccolina impedirò alla stoffa di sfilare nel corso del tempo. Questo sacchetto conto di lavarlo in lavatrice molto spesso, dunque ho bisogno che il tessuto regga a sufficienza e che non sfili nel tempo. Alla fine della tagliacuci devo uscire dal lavoro. Come fare? Sormonto di alcuni punti la mia sorfilatura e poi esco con la stoffa lateralmente. Il risultato che ottengo è quello di una sorfilatura bassa, pulita, piatta. Infatti l'importante è ottenere una sorfilatura molto piccolina. È soltanto un'operazione che impedisce al tessuto di sfilare. Non deve essere assolutamente, grazie al filato giusto, una sorfilatura che dia volume. In questo modo ho ottenuto un risultato professionale, la stoffa non sfilerà e potrò pertanto passare all'applicazione successiva del nastro sbieco. Il nastro sbieco. Con l'utilizzo del filato Arpet e pertanto con un occhio all'ecologia, vado a cucire tutto il mio progetto. Vado a prendere il nastro sbieco alto 25 mm. Questa altezza è propedeutica per realizzare questo progetto e per andare anche a passare i nastri di raso blu che hai visto all'inizio del tutorial come apertura e chiusura del mio sacchetto. Questo nastro di raso è dotato di una zona con una pre-stiratura. Apriamola leggermente. Applico uno spillo per mantenerti aperta quest'area. Vado a cercare le centrature del mio lavoro. Prendo una qualunque delle centrature e posiziono lo sbieco con circa 2 dita di extra in prossimità proprio della linea tracciata. Andrò a cucire lo sbieco fino a questo punto. Significa che vado a cucire mezzo cerchio con il nastro sbieco. Seleziono il punto dritto della macchina per cucire. Vado a selezionare, ove possibile, l'utilizzo di un piedino trasparente perché mi aiuta a vedere meglio dove dovrò andare a cucire. In questo caso, con il piedino trasparente a punto dritto con la lamella centrale,
potrò anche avere una guida, un aiuto per l'applicazione dello sbieco. Infatti, la lamella sarà posta a invito di apertura della cucitura del mio sbieco stesso e io non dovrò far altro che porre la lamella in prossimità della pre-stiratura del mio sbieco e cucire vicino vicino al margine della sorfilatura effettuata in tagliacuci. Non serve spillare questo passaggio, basta accompagnare il nastro sbieco cucitura dopo cucitura. Infatti la lamella, come puoi vedere da questa inquadratura, mi permette proprio di cucire sopra alla prestiratura del nastro sbieco. La mia cucitura è di circa 4 mm dal margine di cucitura e mi permette infatti di effettuare una applicazione parziale dello sbieco mantenendolo aperto. Infatti in questo progetto dobbiamo prima cucire un verso dello sbieco e poi completarlo con il verso conclusivo. Dovremmo infatti lasciare una buona area di passaggio per il nastro da bomboniere. Piano piano procediamo in questa cucitura arrivando fino alla fine della nostra cucitura da effettuare della prima metà di cerchio. Infatti ci accorgiamo perché abbiamo la linea segnata con la penna evanescente. Effettuiamo una salda, fermatura, fix, retro della nostra cucitura e andiamo a tagliare il filo laddove la nostra macchina ce lo consenta. Andiamo a tagliare anche un po' di centimetri extra del nostro sbieco perché lo potremo poi ripiegare per una rifinitura successiva. Andiamo ad applicare l'altra parte di sbieco, la metà che ci resta. Partiamo infatti con circa 2 cm di sbieco in aggiunta e effettuiamo anche qui una piccola fermatura della nostra cucitura. Andiamo dunque a proseguire tutto il lavoro fintanto che arriveremo nuovamente alla fine del nostro progetto. Incontreremo pertanto l'altra parte di nastro sbieco. Proseguiremo nelle cuciture per alcuni centimetri e completeremo la nostra cucitura con una salda, con un fissaggio, con una retromarcia. Alla fine di questa operazione potremo schiacciare il tasto rasafilo. È un tasto presente in molte macchine da cucire elettroniche che ci taglia il filo alla fine del lavoro. Con l'utilizzo del ferro da stiro oppure dei polpastrelli delle dita ripieghiamo verso l'interno i margini extra del nastro sbieco e pieghiamo verso l'esterno invece tutta la parte applicata del nastro sbieco. In questo modo daremo una sorta di posizione guidata al nostro progetto. Puoi stirare oppure puoi utilizzare i polpastrelli delle dita, quello che preferisci. Io solitamente utilizzo solo i polpastrelli delle dita per questa operazione, poiché si tratta di un cartamodello molto semplice, ma ti consiglio di avere sempre il ferro da stiro sotto mano quando si tratta di progetti più complessi. Il ferro da stiro, infatti, ti garantirà la perfetta riuscita di ogni progetto, soprattutto di quelli sartoriali. Una volta che abbiamo completato il risvolto del nostro nastro sbieco, lo lasciamo aperto così perché dobbiamo occuparci della patta. La chiusura superiore. Occupiamoci infatti adesso della chiusura superiore. Se ti ricordi l'avevamo tagliata in doppio. Questa chiusura doppia ci permette adesso di essere ripiegata verso l'interno, spillata con alcuni spilli per tenere fermo il tessuto, lasciandone ovviamente aperta la parte inferiore. In questo modo potremo rivoltare agevolmente la nostra chiusura superiore della borsa. Con l'ausilio di alcuni spilli fermo il tessuto e vado a cucire con un semplice punto dritto cercando di mantenere un margine di cucitura piccolino. Io infatti tengo un margine di cucitura di circa mezzo centimetro. È proprio un margine appena accennato che mi permette di dare la giusta cucitura senza avere eccessivi margini all'interno del mio progetto. Questa patta infatti vuole essere solo una chiusura che va a completare la parte superiore della mia borsa e impedisce ad eventuali oggetti di uscire una volta che questa borsa viene chiusa. Effettuo la salda del mio progetto con la macchina per cucire e vado a cucire entrambi i lati della mia patta. Una volta che ho cucito entrambi i lati della patta,
sono arrivata quasi al termine del mio progetto. Devo rivoltare la mia fascettina, ma mi accorgo di una criticità, perché talvolta gli angoli non si girano alla perfezione al primo colpo. In tal caso mi aiuta la piastrina per angoli, che mi permette di portare in fuori alla perfezione ogni angolo di ogni cucitura, senza rovinare il tessuto di base. In questo modo potrò andare a applicare correttamente la mia patta direttamente sulla mia borsa. In che modo? Prendo le parti degli sbiecchi aperti e trovo la centratura che avevo lasciato nel mio sacchetto. Una volta che ho trovato la centratura, piego anche a metà la mia patta, la posiziono dunque al centro, con il lato aperto rivolto verso lo sbieco. In questo modo chiuderò e salderò alla perfezione la mia patta dentro al nastro sbieco. Punto alcuni spilli fissando patta e nastro sbieco e completo così tutta l'operazione di spillatura andando a spillare tutta la mia borsa con l'ausilio degli spilli. Il trucco qui è cercare di spillare lo sbieco esattamente a metà. Devo nascondere giusto di 1 millimetro la cucitura che avevo effettuato, cercando però di non portare il nastro sbieco troppo verso di me, perché altrimenti non sarebbe più a metà. Con l'ausilio della macchina per cucire posso spostare l'ago a destra di pochissimo, cioè 0,5. È un'operazione che mi permette di mantenere ancora il piedino patchwork trasparente a punto dritto con la guida centrale, poiché questa tipologia di piedino è dotata di un foro che mi permette lo spostamento dell'ago a destra o a sinistra di pochissime unità. In questo modo però ho un piedino trasparente che mi permette di vedere alla perfezione l'area sotto alla mia cucitura e al tempo stesso ho un piedino a punto dritto che mi permette di effettuare cuciture precise anche sui tessuti più leggeri come il cotone da patchwork. Cerco di andare a cucire a filo il mio nastro sbieco di cotone alto 2,5 cm. Questo tipo di cucitura va fatta con estrema calma, devi farla piano perché è una cucitura di precisione. Una volta che avrai completato tutto il cerchio, sarà veramente facile vedere il progetto già nella sua completezza. Devi cucire piano piano e verificare di prendere sempre il nastro sbieco. In alternativa usa un piedino a pianta larga e cerca di spostare l'ago un pochino più a destra. Con la pratica poi riuscirai a tenere l'ago vicino vicino al ripiego dello sbieco stesso. Arriviamo alla fine della nostra cucitura con calma e andiamo a togliere gli spilli anche sopra alla zona della patta. Se hai già visto tanti miei video tutorial, avrai visto che il piedino a bordo stretto alla lamella centrale è uno dei miei preferiti. Ma quando ho da fare cuciture così precise, preferisco utilizzare il piedino patchwork 6 mm trasparente con guida centrale. Ha il vincolo di permettermi spostamenti molto piccoli del lago, ma ha il pregio di permettermi di vedere al di sotto dell'area che sto cucendo. Occupiamoci adesso di passare fondamentalmente il nastro. Ma quanto nastro mi serve? Impara a calcolartelo da solo. Sii autonomo. Prendi un nastro di raso, lascia fuori circa 10 cm e fai tutto il giro del tuo progetto con il nastro di raso. Lascia fuori altri 10 cm e avrai calcolato la misura giusta. Taglia poi un secondo nastro della stessa misura. Infatti i nastri che ti servono sono esattamente 2 e inizia a passare il nastro all'interno della borsa, prima entrando da qui e uscendo qui. Poi, invece, il secondo nastro dovrai farlo entrare da quest'altro lato, fargli fare tutto il giro in senso antiorario e farlo uscire da questo lato. In questo modo avrai 2 nastri in uscita da una parte e 2 nastri in uscita dall'altra e con l'ausilio del passanastri multimisura di prima puoi andare a scegliere il passanastri giallo, quello più piccolino, e passare il nastrino per bomboniere prima da un lato e poi dall'altro dell'invito del passanastro stesso. Inserisco il mio passanastro giallo all'interno del nastro sbieco e inizio la mia avventura. Inizio a girare la mia borsa fin tanto che il nastro uscirà esattamente dalla parte desiderata.
Questo metodo lo puoi applicare a zaini, zainetti, sacche, borse rotonde. Questa tecnica la puoi applicare davvero ad un'infinità di applicazioni. Questo sistema ti permette di aprire e chiudere con estrema facilità i sacchetti dell'asilo. Questo sistema ti permette di aprire e chiudere con estrema facilità delle sacche che crei per gli abiti più eleganti del tuo guardaroba o per i maglioni più delicati nei tuoi cassetti. Una volta arrivata al lato di uscita, blocca con un nodo i due lati, i due estremi del tuo nastro per bomboniere. In questo modo il nastrino non scapperà e puoi anche completare eventualmente questa rifinitura con un pendaglio gioiello. Ripetiamo adesso l'operazione dall'altra parte. Infatti dobbiamo creare una applicazione di nastri simmetrica per poter aprire e chiudere correttamente il mio lavoro. Vado a prendere pertanto il lato opposto a quello che ho appena completato e inizio ad introdurre il nastrino per fargli fare la stessa tipologia di giro che hai visto poc'anzi. La tecnica è la stessa, è solo lavorata dalla parte opposta. Avanza piano piano fin tanto che riesci ad uscire dall'altro lato. Ed eccoci nuovamente qui con il lavoro annodato. Con questa tecnica, in un batter baleno, riesci a chiudere agevolmente il tuo progetto, rovesciarlo e vederlo quasi completato. Infatti, a questo progetto manca il bottone. Il mio consiglio personale è di chiudere questo progetto con dei bottoni clic clac, dei bottoni pertanto invisibili che non siano riconoscibili dal lato esterno del mio lavoro e che siano dei semplici bottoni di utilità nascosti sotto fondamentalmente al mio progetto originale. In tal caso, infatti, io prediligo l'utilizzo dei bottoni di plastica che sono disponibili in blister da ben 12 bottoni l'uno. In questo caso posso aprire e chiudere agevolmente ogni mio progetto sia di cucito creativo sia di cucito sartoriale. Io uso molto questi bottoni clic e clac anche nelle chiusure di cinturini di gonne, cinturini di pantaloni o anche cinturini o maniche di camicie. È una tecnica veramente molto furba. Il progetto completato. Ecco qui il mio progetto completato, che ne dici? Ti piace? Fammelo sapere nei commenti. Ti piace più la variante blu o ti piace la variante azzurra? Per cosa vorresti usare questo progetto? Ti piacerebbe usarlo per i trucchi, per andare al mare, per i giochi dei bimbi, per le penne, per le matite? Ti piacerebbe utilizzarlo per contenere gli uncinetti o ancora gli accessori della tua craft room? Fammi sapere che cosa conterrà la tua borsa rotonda porta tutto. Sono davvero curiosa. Io intanto ho già iniziato a mettere dentro il mio magnete per gli spilli, la mia forbice e gli accessori essenziali per portare sempre il cucito con me. Spero davvero ti sia piaciuto. Infatti, questo era il progetto completato. Abbiamo visto davvero un programma ricchissimo. Abbiamo creato insieme il cartamodello, abbiamo visto come tagliarlo, come applicare il nastro sbieco e anche come cucire la patta. Spero davvero che questo progetto ti sia piaciuto e se ancora non lo sei, iscriviti al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla tua socialist di fiducia, Sara Poiese.